Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a vedere come sostituire il cinturino di un orologio. In questo caso si tratta del Casio DW290 che abbiamo visto nel precedente video. Avere il problema al filtro polarizzato l'abbiamo risolto trattandosi di un modello dei primi anni 90, il modello Made in Japan della serie di W90, quindi la prima serie, quella un pochino più rara e più ricercata, è ancora in produzione, i modelli attuali sono prodotti in Cina, questo è un modello Made in Japan, quindi essendo una prima serie ho deciso di togliere questo cinturino che avevo trovato tra i miei ricambi che ho, non è il suo originale ovviamente, un cinturino che ho trovato in un cassetto, era di un altro orologio, ho visto che aveva le stesse dimensioni, quindi l'avevo montato, però non è il suo cinturino, come vedete non ha una linea sportiva, è un cinturino abbastanza standard, ma sì, nero, però non è adatto, non è adatto. Allora ho deciso di acquistare il cinturino originale, cinturino, vedete, adatto proprio al DW290, oltre che ad altri modelli, ma soprattutto al DW290. E adesso vedremo come sostituire il cinturino. Allora, il cinturino è ovviamente in due parti, la parte inferiore e la parte superiore. Queste due parti sono tenute insieme alla cassa da queste astine metalliche, elastiche all'estremità. Ecco qua. Quindi noi ne abbiamo due, abbiamo una stina sotto e una stina sopra. Queste stine io le ho già tolte per praticità, vi faccio vedere. Ecco qua, prendiamo il cinturino nelle sue due parti. Ogni parte ovviamente ha la sua stina che entra all'interno e le due estremità che sono elastiche, premendo, permettono di agganciarlo alla cassa o facendo leva, una volta che è agganciato, con un qualsiasi attrezzo tipo un cacciavite a taglio, basta fare leva qua e si può, spingendo, far rientrare, ecco qua, vedete, la parte elastica, quindi si può agganciare o togliere dalla cassa. La cassa naturalmente ha due fori, adesso spero di farveli vedere, ne ha uno qua e uno qua. Quindi la stina metallica si fissa in questi due fori della cassa e permette al cinturino di fissarsi le due estremità, alle anse superiori e alle anse inferiori. Ora quindi che facciamo? Togliamo questo cinturino, che ecco, lo dobbiamo proprio togliere. Andiamo a prendere il cinturino originale, eccolo qua, che ho già aperto. Come è fatto questo cinturino? Questo cinturino ha una particolarità che, contrariamente a quello che avevo montato io, che è lineare, nella parte dove si aggancia alle anse si allarga, quindi ovviamente fa un qualcosa che rende diciamo, il cinturino molto più adatto alla cassa. Vedete, la cassa qua si va a restringere verso l'ansa in maniera costante. Questo restringimento però è graduale anche e prosegue nel cinturino, quindi questo è un cinturino che è adatto, essendo il suo originale, è adatto proprio a un orologio sportivo come questo. Quindi andiamo a vederlo, sempre di nuovo il confronto. Questo era un cinturino invece troppo stretto nella parte delle anse, si vedeva troppo lo stacco tra cassa e cinturino una volta agganciato, vedete, qua va a ridursi e poi all'improvviso rimane della stessa dimensione. Invece il cinturino originale è proprio fatto per rendere il passaggio tra ansa e cinturino il più graduale possibile. Inoltre ha questa particolarità, praticamente ci sono queste due onde, questa è una caratteristica tipica dei cinturini degli orologi diver, gli orologi subacquei, anche nell'altra parte, nella estremità superiore.
Gli orologi diver hanno questa specie di onda che lo rende un pochino elastico in modo da... e in più nella parte proprio più vicina al polso, quando va in contatto con il polso, lo rende un pochino più morbido, più elastico. Quindi ecco qua. Quindi questo è proprio il suo cinturino originale. Allora, come facciamo per rimontarlo? Andiamo a inserire le due astine all'interno, ecco qua. Vedete, una volta che sono nella cassa, sono estese e fissano il cinturino alla cassa. Quando io devo inserirle o toglierle, spingo in una delle due estremità, l'altra la inserisco e spingo una delle due estremità verso l'interno in modo da farlo agganciare. Ok? Quindi una l'abbiamo messa e ora mettiamo anche l'altra. Eccola qua. Sempre il solito foro, andiamo a inserire e questa è la parte superiore. Allora, il cinturino in due parti, ricordate sempre questa cosa, che la parte più corta, quella con la fibbia, va in alto, cioè quindi mettete l'orologio in mezzo, e la parte invece più lunga con i fori, questa qua va in basso. Ecco, quindi quando dovete appunto riagganciare le due parti del cinturino, ricordatevi di questo dettaglio, ok? Ora provvederò ad agganciare il cinturino, è un'operazione che richiede un attimo di manualità, vi faccio vedere. Praticamente basta inserire una delle estremità della stina nel foro, ecco come ho fatto io, già l'ho inserita, e quindi da una parte agganciata, l'altra parte bisogna andare a spingerla all'interno e mentre la si spinge all'interno, ecco, si va a spingere il cinturino in modo che vada ad agganciarsi. È un'operazione un po' delicata, difficile da fare mentre si registra un video, quindi vi faccio vedere come si fa. Ecco, vediamolo dall'altro lato. Io aggancio una delle due parti al foro, ecco, una delle due parti della stina al foro ed è agganciata. Ora l'altra parte praticamente la devo solo spingere all'interno, ecco, e farla poi, nel momento che è spinta completamente all'interno, farla entrare nell'altro foro in modo da agganciare il cinturino. Ecco qua, abbiamo completato il lavoro. Ora questo bellissimo orologio ha il suo cinturino originale. Quindi molto, molto sportivo. E possiamo considerare completata questa operazione di recupero di questo orologio che ormai ha i suoi 30 anni, ma è sempre bellissimo. Ecco qua. Vedete qua indicato Japan, questa è la prima serie del DW290 prodotto in Giappone. Eccolo qua. Guardate che bello. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere avvisati sempre per ogni nuovo video, mi aiuterete a crescere. Per questo video è tutto, un saluto da Chris.